In questo video voglio parlarti di un'operazione immobiliare in cui abbiamo acquisito a 66.000 euro un immobile in cessione di preliminare e l'abbiamo rivenduto alcuni mesi dopo a 130.000 euro. Voglio raccontarti questa storia non tanto per i numeri dell'operazione, ma soprattutto perché tutte le agenzie ci consigliavano di non fare questa operazione. Ma perché l'abbiamo fatta e soprattutto come abbiamo fatto a vendere così bene? Scopriamolo insieme all'interno del video. Sono Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Perché ci sconsigliavano di fare questa operazione immobiliare? Non mi sento di dare del tutto torto alle agenzie immobiliari. Innanzitutto perché l'immobile era sul mercato da parecchio tempo, perché inizialmente era stato proposto comunque a un prezzo molto ma molto più alto. Comunque era un immobile che si trovava in una valida location, classico posto leggermente fuori città dove tutti vogliono andare a vivere, a volte non si sa bene perché. Comunque la location era valida, anche esternamente la palazzina non si presentava male, internamente invece era tenuto molto bene con un bel marmo rosso per le scale. Il problema era legato al piano, era un terzo piano e mezzo senza ascensore, quindi c'era da fare una bella scarpinata per arrivare su. E oltre a questo c'era anche una distribuzione interna, volevo metterti la planimetria, ma ritengo che questa immagine dia un tocco più personale anche del lavoro che è stato eseguito. Comunque, come vedi, il soggiorno e la zona giorno erano praticamente separati e questo comunque creava dei problemi, c'erano degli ambienti soffocati. Infatti uno degli interventi fu proprio quello di creare un'unica zona living. Ma torniamo a noi, perché le agenzie non ci consigliavano di operare? Le agenzie infatti dicevano che secondo loro l'immobile non sarebbe stato possibile venderlo a più di 110.000 euro. Noi invece, come ti ho anticipato, avevamo dei numeri diversi. Ma per quale motivo? Perché uscivamo da un momento in cui ritenevamo che comunque fosse un ottimo momento per l'immobiliare. Infatti personalmente sulla base dei nostri dati avevamo venduto anche fuori prezzo di mercato, c'era il vento in poppa e avevamo deciso di spingerci oltre. E per oltre intendo dire fare anche operazioni che sono più complicate da analizzare, da gestire e che hanno quindi anche un rischio maggiore. Come questa operazione che chiaramente era un terzo piano e mezzo senza ascensore, quindi che andava a prendere una fetta di clienti che chiaramente era inferiore. Tu prova a immaginare che un terzo piano e mezzo senza ascensore naturalmente assottiglia i potenziali acquirenti a persone tendenzialmente giovani, singolo oppure coppie che vogliono comprare il primo appartamento, persone insomma in linea di massima che riescono a farsi comodamente 3 piani e mezzo di scale senza avere particolari problemi. Ecco, detto questo, chiaramente perché decidemmo di fare l'operazione? La cosa che mi ricordo è che vedemmo un'opportunità e una cosa che altri investitori come noi non riuscirono a vedere. Infatti era chiaramente sul mercato da un sacco di tempo, ma allora perché ci arrivavamo noi? Semplicemente perché avevamo visto questa opportunità. La zona, come ti dicevo, era ottima, la location era ottima e proprio di fronte all'appartamento di cui ti sto parlando erano stati costruiti degli appartamenti recenti che erano comunque stati venduti a un prezzo al metro quadro importante. Con questa indicazione sapevamo qual era il prezzo al metro quadrato di immobili recentemente costruiti e quindi quello che facemmo fu semplicemente scontare il prezzo da ristrutturato dell'immobile in maniera importante, in modo tale da avere un valore verosimile, proprio per avere un margine di sicurezza importante. Tante opportunità non vengono viste, sicuramente non era il caso di questo terzo piano e mezzo. Ti sconsiglio assolutamente di iniziare da un'operazione come questa qui, può essere appetibile per il prezzo, per altri 1000 motivi, ma a queste operazioni comunque ci devi arrivare. La cosa che ricordo bene di questa operazione comunque fu una cosa che succede sempre, soprattutto quando ti muovi in territori sconosciuti e succede soprattutto all'inizio, quando non puoi avere certezze di aver preso, di aver fatto un'analisi corretta per quanto riguarda il prezzo di rivendita. E anche qui mi sentii con il mio socio un po' all'inizio dell'attività, perché ti dico, ci muovevamo in un territorio inesplorato. E quindi che cosa successe? Che dovemmo affrontare il dubbio, perché sì, ci eravamo mossi contro le valutazioni degli agenti immobiliari. Questo significa che gli agenti immobiliari avevano dato delle stime molto più pessimistiche delle nostre valutazioni. Sei esposto a una miriade di dubbi che ti vengono personalmente oppure che ti possono arrivare da altre agenzie a cui ti puoi rivolgere per avere una stima del prezzo di mercato, quindi devi rimanere forte nella tempesta. Rimaniamo sempre in ambito di metafore, legate al mare.
Comunque devi essere in grado di reggere le tue certezze e portarle avanti fino alla fine. E ti assicuro che se hai fatto bene il lavoro, le tue certezze reggeranno. L'immobile fu venduto in tempi anche relativamente brevi, in un paio di mesi e al prezzo che ci eravamo detti. Ecco, qui puoi vedere com'era la situazione dell'appartamento una volta finito, una volta ristrutturato. È stato comunque fatto un intervento di home staging che ha ulteriormente valorizzato gli spazi che poi erano stati resi più vivibili. In aggiunta a questo c'era anche da considerare che la cameretta non era una camera di 9 metri quadrati, ma era piuttosto piccola perché faceva circa 7 metri e mezzo quadrati. Quindi qui puoi vedere gli interventi che sono stati eseguiti con home staging, che ha permesso di dare, come dire, una nuova vita all'appartamento. Peraltro anche nella scelta del bagno abbiamo usato un po' di più rispetto al solito. Di solito preferiamo comunque delle soluzioni neutre che possano accattivare, come dire, il gusto della maggior parte dei potenziali clienti. Qui invece abbiamo utilizzato dei colori più netti, più definiti di design, ma comunque sono molto piaciuti a tutte le persone che hanno visitato l'appartamento. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere sempre aggiornato su contenuti di questo tipo. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e anche se hai degli argomenti di cui avresti piacere che io parlassi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.